città perduta di Chaco, più comunemente conosciuta come la Ciudad Blanca, è avvolta in un velo di mistero e leggende e si narra che sia situata nelle remote e impenetrabili, totalmente inesplorate giungle della Mosquitia, nell'Honduras orientale. Questa regione è una delle più selvagge e inesplorate dell'America centrale, caratterizzata da una fitta giungla, fauna pericolosa e difficili condizioni climatiche. La leggenda della Ciudad Blanca risale a secoli fa, quando gli indigeni parlavano di una città ricca, piena di tesori incredibili nascosta nella giungla, ma che per via delle limitazioni tecnologiche non è mai stata concretamente localizzata. Fino a poco tempo fa. Esatto, fino a poco tempo fa. Seguimi fino alla fine perché ti faccio sudare il cervello. Le prime menzioni della Ciudad Blanca risalgono al periodo della conquista spagnola. Nel 1525 la Spagna iniziò la conquista del paese alla ricerca di oro e d'argento, conquistando l'Honduras, che non divenne indipendente fino al 1840. Quando gli esploratori europei sentirono parlare di una città ricca d'oro che sfuggì alla loro ricerca, impazzirono. Per circa 200 anni cercarono la città bianca di Chaco, ma senza risultati. Questa, cari signori, è una storia molto famosa in Sud America e totalmente sconosciuta in Europa, di cui oggi ti parlerò, anche perché sono state fatte notevoli scoperte scientifiche. Il conquistatore spagnolo Hernán Cortés ha riferito di aver sentito informazioni attendibili su una regione con città e villaggi di estrema ricchezza in Honduras, ma non li ha mai localizzati. Nel 1927 l'aviatore Charles Lindbergh riferì di aver visto una città bianca mentre sorvolava l'Honduras orientale e da quel momento in poi nacque il mito. Nel corso dei secoli la leggenda inerente alla Ciudad Blanca crebbe, alimentata da racconti indigeni e dalla speculazione di avventurieri e cacciatori di tesori. La città è stata associata a storie di antiche civiltà, sacrifici umani e idoli d'oro, diventando presto un simbolo di mistero e avventura. Cosa si nasconde nella giungla honduregna? Cosa hanno scoperto gli scienziati nel cuore del Sud America? L'interesse per le civiltà perdute e le città misteriose come la Ciudad Blanca non è isolato, ma fa parte di un più ampio fascino per le culture antiche che hanno lasciato poche tracce o sono state dimenticate nel tempo. Dal momento in cui, come succede per esempio per Tiwanaku, non esistono resoconti scritti perché abbiamo a che fare con insediamenti davvero troppo antichi, talmente antichi che nemmeno gli indigeni interrogati dai conquistadores seppero dare risposte, non abbiamo idea di chi le abbia costruite e, come succede anche per la Ciudad Blanca, non abbiamo resoconti storici da analizzare che possano darci indicazioni in merito alla civiltà che ottenne così tante ricchezze e che decise di investirle nel bel mezzo della foresta, portando avanti culti che per millenni sono rimasti sigillati con la natura che li accoglieva. Queste civiltà, spesso situate in luoghi remoti o difficilmente accessibili, sollevano domande fondamentali sull'evoluzione, la distribuzione e il declino delle società umane. Esaminare la Ciudad Blanca nell'ambito di altre civiltà perdute può rivelare modelli comuni molto interessanti e possibili correlazioni tra diverse culture e le loro strategie di sopravvivenza, adattamento e organizzazione. In questo video, cari amici, non solo vi parlerò di questa scoperta, ma anche di vari modelli rivelatori che ritroviamo in giro per il mondo. La moderna ricerca della Ciudad Blanca nel cuore di una delle giungle più pericolose sul pianeta ha preso slancio con l'uso della tecnologia LiDAR, che permette agli scienziati di mappare il terreno sotto la fitta copertura forestale. Nel 2012 una spedizione ha utilizzato il LiDAR per rivelare anomalie nel terreno che suggerivano l'esistenza di strutture artificiali nascoste nella giungla. Questi risultati hanno portato ad una spedizione sul campo nel 2015, che ha confermato la presenza di una città perduta con piazze, piramidi e una rete di strade e canali idrici. Quindi sì, non vi sto raccontando la leggenda di Jimmy l'avventuriero, ma vi sto parlando di una scoperta scientifica ufficiale che ha portato alla luce una città leggendaria nel cuore della giungla. E indovina? Non si sa chi l'abbia costruita. Quando? A che scopo? Come abbiano fatto a ingegnerizzare un terreno così impervio? Con quali strumenti? Da dove abbiano ottenuto tali risorse, materiali, eccetera.
non è neanche mai stata esplorata come si deve, ok? Ci sono state giusto un paio di spedizioni prima che la scoperta venisse silenziata. Tutto iniziò nel 2012, quando le prime immagini LiDAR identificarono varie strutture e lavori di fino nel terreno della zona. Il presidente Lobo Sosa venne avvisato e ordinò una vera e propria propaganda pubblicitaria in merito al ritrovamento della Ciudad Blanca, che venne descritta in seguito dagli archeologi americani come buona pubblicità e cattiva archeologia, perché, dai, ancora non vi erano sufficienti prove per stabilire che cosa ci fosse lì. Il 15 maggio 2012 gli operatori LiDAR hanno presentato i loro risultati in diretta televisiva alla principale televisione honduregna, qualificando il loro annuncio come la prova di rovine archeologiche in un'area che a lungo si diceva contenesse la perduta Ciudad Blanca, ma, ripeto, i risultati vennero presto smentiti. Nel febbraio 2015, però, una spedizione congiunta honduregno-americana organizzata da varie università, fra cui quella della Florida, ha esplorato uno dei due grandi siti rivelati nell'indagine LiDAR del 2012. Hanno preso parte 10 scienziati, tra cui archeologi, antropologi, ingegneri honduregni, ingegneri americani, insieme a registi, uno scrittore e soldati delle forze speciali dell'Honduras. Il team ha esaminato e mappato vaste piazze, lavori di sterro, una piramide di terra, canali di irrigazione e un possibile bacino idrico. Hanno anche scoperto un deposito intatto di offerte in pietra riccamente scolpite e colorate alla base della piramide centrale, collocate qui quando la città fu abbandonata più di 1000 anni fa. Quindi, nel 2015 hanno confermato che le prime osservazioni del 2012 ci avevano azzeccato. Mi interrompo un attimo, se sei arrivato a questo punto e il video ti sta incuriosendo, ti chiedo di prenderti un secondo per aiutarmi con un like. A voi che seguite, lasciare un like non costa nulla e per me che invece mi impegno quotidianamente nella creazione di contenuti di un certo tipo è fondamentale, quindi cortesemente non fare finta di niente e se ti capita di seguirmi, aiutami con un like. Grazie. Nell'agosto del 2016 il team ha pubblicato un resoconto delle proprie scoperte in una rivista online sottoposta a revisione paritaria. Sapete bene, no? Ormai mi conoscete che se non ci fossero state carte ufficiali non ne avrei mai parlato. Ebbene, le carte esistono e sostengono l'ipotesi secondo cui sono stati scoperti insediamenti fuori dal tempo in mezzo alla foresta in Honduras che fanno pensare, attenzione, non è certo, ma fanno pensare che si riferiscano queste scoperte proprio alla Ciudad Blanca di cui parlavano i conquistadores spagnoli. Ovviamente tutti i link ai siti ufficiali verranno condivisi a fine video sul mio canale Telegram. Quella che state guardando è ovviamente la pubblicazione scientifica ufficiale che raggruppa tutti i risultati della spedizione del 2015 e degli esami LiDAR fatti sul terreno nella zona che hanno identificato e mappato vaste piazze, lavori di sterro, una piramide di terra, canali di irrigazione e un possibile bacino idrico. E seguimi fino alla fine perché la conclusione alla quale giungerò sarà davvero devastante. Quello che sto cercando di fare in questo video non è per niente facile, ma ci proverò. La scoperta della città perduta di Chaco, con vari altri fuochi sparsi in giro per l'Honduras che possono far pensare ad un collegamento con la Ciudad Blanca, ha aperto nuove finestre sulle civiltà precolombiane dell'America centrale. Gli oggetti ritrovati, tra cui sculture, gioielli, strutture e utensili, offrono preziose informazioni sulle culture che abitavano queste regioni prima dell'arrivo degli europei. L'area sembra essere stato un importante centro cerimoniale e forse commerciale che mostra l'avanzata organizzazione sociale e la ricchezza culturale delle popolazioni indigene, che, sì, lo so che te lo hanno detto a scuola, ma no, non erano semplici cacciatori-raccoglitori. L'esplorazione della Ciudad Blanca è complicata, signori, da numerosi fattori, molto complicata, ok? Cosa pensi? Che ti fai 10 minuti a piedi e ci arrivi? Sai cosa significa addentrarsi nella giungla portando strumenti di un certo tipo? Ma aspetta, perché in molti non sanno che la presunta Ciudad Blanca si trova all'interno di uno degli ultimi luoghi inesplorati del pianeta Terra. Guarda caso, non ne sappiamo niente e veniamo a sapere che è uno degli ultimi luoghi inesplorati sul pianeta. Coerente, no? Molto coerente. Devi sapere che la giungla della Mosquitia in Honduras, fino al 2015, era ritenuta totalmente inesplorata.
Parliamo di una regione piena di una rete infinita di giungla impenetrabile, circondata da montagne, abitata da una grande varietà di fauna selvatica molto pericolosa, regioni del mondo che non sono mappate, chiaro? E sai quanto è grande? La regione di Moschitia, signori cari, si estende per circa 32.000 km quadrati. 32.000 km. Penso che questo basti a farvi capire quanto sia difficile la ricerca. Ci sono anche altre preoccupazioni per la conservazione e il rispetto dei diritti e delle credenze delle comunità indigene locali. Inoltre, alcuni scettici mettono in dubbio l'interpretazione dei ritrovamenti, sostenendo che la regione era abitata da comunità sparse piuttosto che da una singola grande città. Questo spesso limita le sovvenzioni. Perché non se ne sente mai parlare? La città perduta di Chaco rimane uno dei più affascinanti misteri archeologici del nostro tempo. La sua scoperta ha non solo confermato le leggende secolari di una città nascosta nella giungla, ma ha anche messo in luce la complessità e la diversità delle culture precolombiane. Man mano che, le ricerche continuano, è probabile, molto probabile, che ulteriori scoperte nella regione della Moschitia offriranno nuove prospettive sulla storia umana in questa parte del mondo, perché, non ne sappiamo niente, hai capito? Niente. Più andiamo avanti, più capiamo di non sapere niente. Ma in quanti si ricordano di questo mio video? Ho detto che avrei sfruttato oggi la scoperta della presunta Ciudad Blanca per poi arrivare a dei modelli diffusi, no? Ecco, seguimi così ti apri il cervello. In questo mio video pubblicato il mese scorso, che si rifaceva ad un altro mio video pubblicato un anno fa, ho parlato della scoperta ufficiale, questa è proprio senza ombra di dubbio, confermata e straconfermata, di una rete immensa, questa volta veramente immensa, di strade e centri urbani nel bel mezzo della foresta amazzonica. Ci spostiamo verso il Brasile, ok? Un team di archeologi riporta la scoperta di una complessa rete di antiche strade nascoste nel profondo dell'Amazzonia, utilizzate dai loro antichi costruttori per collegare piattaforme costruite e altre strutture almeno, cari amici, 1000 anni prima rispetto ad ogni altra complessa società amazzonica conosciuta. Ed ecco che siamo arrivati a retrodatare anche un altro pezzo di mondo. Ecco che ci ritroviamo qui a parlare del più profondo ignoto della conoscenza umana. Chi ha costruito quelle strade, ma soprattutto chi aveva le capacità ingegneristiche per connettere piattaforme costruite in mezzo alla foresta amazzonica senza infrastrutture circa 3000 anni fa? Hanno ritrovato anche in questo caso dei bacini idrici in Amazzonia che venivano sfruttati con una maestria tale da farci porre domande sul loro avanzamento tecnologico. Altri bacini idrici e piattaforme simili sono state trovate nella foresta di Mosquitia in Honduras con la Ciudad Blanca. La scoperta del 2015, signori, per quanto riguarda la Ciudad Blanca, con la recente scoperta di piattaforme e strade che connettevano immensi centri urbani nella foresta amazzonica, arriviamo al punto, no? Mi fanno pensare, perché sono troppo simili queste scoperte, ad un'immensa cultura antica di cui assolutamente non sappiamo niente, che si estendeva le sue braccia in tutto il Sud America. Di un'antica cultura che magari poi, non lo so, si è scissa in altre, che sfruttava però queste foreste grandi svariate volte d'Italia come risorsa assoluta per ingegnerizzare una civiltà. E penso che le nuove tecnologie di analisi ci permetteranno di portare alla luce insediamenti simili in tutto il Sud America. Penso che le immense giungle del Sud America, grandi quanto l'Europa, cioè svegliati, una volta non fossero solo fitta vegetazione, ma penso che culture illuminate, attenzione alle parole, culture illuminate, le sfruttassero a scopo commerciale e cerimoniale in modi che neanche ci immaginiamo. E non sono solo speculazioni, ma sono deduzioni date da scoperte scientifiche ufficiali. Queste antiche civiltà, di cui stiamo portando a galla le rovine, che tra l'altro sono interconnesse perché le rovine in Amazzonia sono per certo connesse da strade lunghe decine di chilometri, sono entrato proprio nello specifico in questo video, ma comunque il modello di queste antiche civiltà, pur essendo magari geograficamente distanti, guarda Honduras e foresta amazzonica, condividono temi molto comuni, ok?
adattamento ambientale fuori dal tempo, per esempio, perché sono riusciti a creare centri urbani nella giungla, organizzazione sociale e costruzioni monumentali e, soprattutto, il mistero del declino. Chi erano? Dove sono finiti? Come hanno fatto? Cosa veneravano? Chi erano? Chi ha costruito queste rovine? E qual è il modello che connette tutte le civiltà antiche sul pianeta Terra? Perché più progrediamo con la tecnologia e più ci rendiamo conto che non ci abbiamo capito niente? In conclusione, la Ciudad Blanca, insieme ad altre civiltà perdute, ci ricorda che la storia umana è costellata di società perdute nel tempo che hanno prosperato ma che ora sono conosciute solo attraverso i resti che hanno lasciato. Studiare queste civiltà non solo soddisfa la nostra curiosità su culture passate, antichissime, ma fornisce anche intuizioni sulle sfide contemporanee relative alla sostenibilità, alla gestione delle risorse e alla resilienza di fronte ai cambiamenti. La correlazione tra diverse civiltà sconosciute evidenzia l'importanza di approcci multidisciplinari e transculturali nello studio del passato umano, aprendo nuove prospettive sulla nostra storia collettiva. E tu, che ne pensi? Mi raccomando, non fare il tacchino della giungla e fammi sapere la tua in un commento. E se questo video ti è piaciuto, se sei arrivato fino a questo punto del video e sei appassionato di queste tematiche, fammelo capire con un like. Mi raccomando, lascia like a questo video e supporta in ogni maniera possibile questo spazio virtuale. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!